Vuoi avere delle dritte per capire che cosa sono gli short di YouTube e come puoi utilizzarli al meglio? Stai guardando il video giusto. Io sono Giorgio Sanna e tu sei su Webita. Dopo il boom di utilizzo che c'è stato di TikTok, YouTube ha voluto dare una sua risposta già nel 2021, proponendo la funzionalità dello Shorts come una valida alternativa, seppur abbastanza differente. Ma prima di arrivare a quelli che sono i 6 consigli che io ti posso dare per cercare di creare degli shorts efficaci, dobbiamo innanzitutto fare una premessa. Gli shorts, come i video classici di YouTube, hanno bisogno di molta applicazione, quindi al di là del tipo di lavoro che si fa è molto importante avere costanza nel farlo. I buoni risultati, infatti, non si possono ottenere certo in pochi giorni o in poche settimane, ma sicuramente ci vogliono mesi, se non anni di lavoro. Detto questo, salto subito ai punti che io ti posso consigliare per creare degli shorts efficaci. Punto 1. Distinguersi dagli altri creator. Il distinguersi nel marketing è sempre l'arma vincente e gli shorts in questo non fanno differenza. I creatori di contenuto, infatti, che si riescono a differenziare rispetto a altri, riescono a raggiungere più facilmente il successo. Il differenziarsi non è sempre legato al contenuto in sé, può anche trattarsi di un dettaglio che però i tuoi utenti non riescono a trascurare e che magari ti fa diventare virale sulla piattaforma. Per fare un esempio, un qualsiasi tipo di gesto, saluto o particolare introduzione potrebbero per assurdo darti viralità e farti riconoscere rispetto alla tua concorrenza. Quindi nel momento in cui giri un video, in questo caso un video shorts, devi tenere a mente qualsiasi dettaglio del video che stai mandando online. Infatti la grossa differenza che c'è tra un video classico di YouTube e gli shorts, che a sua volta è collegato alla durata del video, è sicuramente il tipo di contenuto e l'obiettivo che tu hai con uno short. Se infatti per distinguerti in un video classico è facile pensare di puntare su un contenuto ben fatto e ricco, che ovviamente porti anche una tua esperienza e un tuo punto di vista, negli short si ha davvero pochissimo tempo per discutere di un argomento e questo fa sì che il tuo approccio per forza di cose debba essere differente. Come in TikTok, infatti, il punto sull'intrattenere è molto importante in uno shorts. Nella primissima battuta di un video, di uno shorts, è importante catturare subito l'attenzione dell'utente che ci sta guardando e capire a priori come possiamo distinguerci già da subito nei primi 1-2 secondi di video può fare tutta la differenza del successo che possiamo avere su uno short. Il punto 2 è strettamente collegato al discorso che ho fatto prima riguardo la viralità di un contenuto. L'obiettivo di uno short infatti è quello di intrattenere, di colpire l'utente che ci sta guardando, per magari poi avvicinarlo e regalargli dei contenuti più ricchi in un video classico. Per questo nel secondo punto l'obiettivo nostro sarà quello di far diventare virale il nostro short. Più visualizzazioni abbiamo, più è alta la probabilità che chi ci ha visto ci segua anche nel nostro canale dei video classici. Ovviamente non esiste una formula magica per il successo negli shorts, ma per soddisfare questo secondo punto dobbiamo tenere a mente 3 cose chiare: la pubblicazione di video con costanza, cercare di seguire l'onda del momento, quindi essere aggiornati sui vari trend che su YouTube corrono, e come accennato prima fare in modo che i primi secondi del video, i primi 2, massimo 3 secondi del video siano quelli che catturano l'attenzione più di tutti. Altra cosa poi importante per cercare di far diventare il nostro video shorts virale è la giusta scelta del titolo che andiamo a dare allo shorts, che deve essere seguita anche dai giusti hashtag, ovviamente che devono essere sempre coerenti con il video in questione. Terzo punto che molti sottovalutano è strettamente legato alla costanza che ho accennato prima. Infatti voglio parlarti di non rinunciare a creare video anche se i tuoi video all'inizio hanno poche visualizzazioni. Lo sbaglio che fanno molti creator infatti è quello di lasciare subito appena non vedono risultati. Non c'è cosa più sbagliata. Anche per gli shorts, come in tutto il resto del web e qualsiasi sia il contenuto che noi andiamo a creare online, per avere successo è necessaria la costanza e il molto lavoro. Quindi anche se avrai poche visualizzazioni, quello che dovrai fare è continuare a creare shorts e soprattutto continuare a fare quindi dei test modificando una cosa o l'altra per capire i tuoi utenti che cosa guardano, che cosa gli piace, cos'è che funziona del tuo modo di proporre i tuoi shorts. Quarto punto: pubblicizza i tuoi shorts anche su altri canali. Già, il mio consiglio è quello di sfruttare qualsiasi canale online per pubblicizzare i tuoi shorts. Possono essere altri social network, forum del settore, gruppi, perché no, chat. Qualsiasi canale insomma che ti possa aiutare a raggiungere il numero di utenti più grande possibile. L'algoritmo degli shorts infatti fa in modo che più utenti visualizzano e inseriscono magari un mi piace al tuo video, più il video stesso girerà su YouTube.
Quindi se riesci a portare traffico organico anche da altre fonti, il tuo short non potrà far altro che beneficiarne. Quinto punto, puoi pensare a collaborare con altri creator che magari parlano del tuo stesso settore. Lo scambio sano di idee, lavorare insieme su dei contenuti, fare delle ricerche, ti permette di arricchire il contenuto in sé che tu vai a offrire ai tuoi utenti, e collaborare quindi con altri creator non può far altro che bene al tuo canale. Quindi a partire dai tuoi contenuti puoi creare delle partnership utili per fare in modo che anche i tuoi short vadano virali online. Il sesto punto è un punto molto importante. Come accennato prima, c'è una grossa differenza tra i video classici e i video shorts. Sicuramente può essere una cosa che può sembrare banale, ma che in realtà nasconde dietro ai suoi contenuti tanto da capire e da creare. Se, come detto prima, sul vostro canale classico potete affrontare certi argomenti che magari richiedono un approfondimento, sugli short questo è assolutamente impossibile da fare. Non potete fare discussioni profonde, non potete fare confronti approfonditi. Ovviamente la mancanza di tempo vi fa mancare tutto questo, che in alcuni casi è una grossa parte del contenuto. Quindi, come accennato prima, con un video corto è importante catturare immediatamente l'attenzione. E uno dei trucchi che si riesce ad usare in questi casi, che molte volte viene anche usato ormai nei video classici, ma sicuramente nei video corti da una marcia in più allo shorts, è quello di partire con il risultato finale nei primi 2 secondi del video. Per un utente vedere subito un risultato finale gli dà l'interesse a vedere il procedimento con cui quel risultato è stato ottenuto. Per fare appunto un esempio pratico, se il tuo canale è un canale di ricette, ad esempio, far vedere subito il risultato finale di una torta può essere utile a intrattenere meglio i tuoi utenti. Altro punto importante accennato all'inizio è il tocco personale che voi dovete dare per forza di cose ai vostri video. Negli shorts infatti non potete assolutamente rimanere anonimi, dovete trovare un vostro modo di presentare il contenuto. Essere subito riconoscibili infatti può fare la differenza. In ultimo voglio concludere con spiegare velocemente quali sono quindi le differenze tra shorts e TikTok. Sebbene infatti siano due piattaforme simili per certi versi, sono profondamente differenti in alcune cose. Innanzitutto parliamo già di ecosistema Google, dove in alcuni video già ho accennato che cosa significa e magari in altri video più in là cercherò di parlare appositamente dell'ecosistema Google. Possiamo dire che però gli shorts, facendo parte di questo ecosistema, hanno sicuramente una marcia in più per tutto quello che sarà anche il futuro di Google e quindi il futuro della grossa percentuale del web che noi utilizziamo e di tutti i servizi che vengono utilizzati. Se gli shorts infatti dovessero diventare più diffusi anche nei servizi che Google utilizza, cosa che già sta avvenendo, significherebbe che diventare virali sui shorts potrebbe significare a sua volta diventare virali su tutti i servizi che Google offre. Inoltre gli shorts, essendo legati al nostro canale principale, ci danno modo di offrire un tipo di contenuto che poi può essere approfondito in maniera più dettagliata con un video classico, cosa da non sottovalutare specialmente se facciamo parte di certi settori dove magari oltre il video di intrattenimento può essere davvero molto utile fare un video di un quarto d'ora per spiegare determinate cose. Ad esempio, se nel nostro settore, dove noi abbiamo molte competenze, riusciamo a intrattenere con degli shorts divertenti, possiamo pensare poi nel nostro classico canale di creare dei video che siano invece un approfondimento utile a spiegare determinate cose del nostro settore, cosa ovviamente che in uno shorts non ci possiamo permettere di fare. Certo, in ogni caso molti si troveranno a fare il percorso contrario, magari avevano un canale già avviato e si ritroveranno a dover utilizzare gli shorts. Ma se magari stai appena cominciando e riesci a fare parecchie visualizzazioni con gli shorts, quindi raggiungere persone e far aumentare i tuoi iscritti, dovrai poi pensare a creare dei video più lunghi dove magari spieghi o parli di determinate cose più nello specifico. Certo, non lo dovrai fare per forza, potrai anche continuare solo a fare shorts. Però appunto, ritornando alle differenze tra TikTok e gli shorts di YouTube, c'è questa grossa differenza dove TikTok rimarrà sempre una piattaforma di intrattenimento con i suoi secondi di video. YouTube invece ti dà la possibilità non solo di creare degli shorts corti, ma anche fare dei video più approfonditi e avere un canale tutto tuo come c'è sempre stato su YouTube. Quindi a seconda del tuo obiettivo che ti vuoi prefiggere, puoi pensare di andare su una piattaforma o sull'altra e fare la tua scelta. Altra differenza di rilievo che mi sento di indicarvi è anche il fatto che YouTube e i suoi shorts non permettono di scaricare il video, mentre su TikTok si può decidere se lasciare la possibilità agli utenti che guardano il nostro video di scaricarlo, sugli shorts questo non è possibile. Per il resto poi si potrà monetizzare sia con TikTok che con YouTube,
ovviamente con due piattaforme differenti, e in ultimo poi rimane l'esperienza utente che tutti gli utenti hanno nell'utilizzo di YouTube e nell'utilizzo di TikTok. Sicuramente c'è da dire che sono le due forme di contenuto e social network più moderne che ci sono, e appunto per questo un ultimissimo consiglio che mi sento di darti è quello di prepararti e premunirti per fare molti test. Non c'è mai una ricetta, anche se magari potresti pensare di seguire le orme di qualcuno o trovare tutti i consigli che qualsiasi marketer ti può dare. L'unica verità che ti voglio svelare è quella che dovrai fare test su test per riuscire a capire qual è la cosa che va meglio per il tuo pubblico. Se ti può interessare, qui ti metto un video sulla strategia di marketing. Ti può essere utile a costruirne una e a sfruttare magari gli shorts per creare un tuo pubblico di riferimento e raggiungere un tuo ipotetico obiettivo. Come il mio obiettivo che ti voglio ricordare, che è quello di dirti di mettere un mi piace e iscriverti sempre se vuoi. Io ci provo. Ciao!